Benvenuti o ben trovati sulle orme degli animali. Tra i commenti del precedente video, quello sulla suddivisione dei galliformi, mi è stato chiesto quali di essi fossero più rari e minacciati dal rischio di estinzione, e a tale domanda risponderò attraverso questo video, in modo da poter ammirare e conoscere insieme questi particolarissimi volatili. Tra i cracidi in pericolo troviamo la Penelope cornuta, diffusa in Messico e Guatemala, che ha un aspetto inconfondibile grazie al lungo corno rosso che si innalza dalla sua fronte. Poi c'è l'occo dell'elmo, che vive in Colombia e nel Venezuela e che è presente per lo più nella colorazione nera, anche se ne esiste una variante rossa, molto più rara e della quale si veste solamente una piccola percentuale delle femmine di questa specie. Troviamo poi il guan fischiatore fronte nera, diffuso in Sud America. Il baudo guan, limitato alle foreste umide ai piedi delle Ande occidentali. E l'occo becco rosso, che è endemico della foresta atlantica e che sulla testa ha una cresta di piume ondulate. Il suo becco invece è marrone scuro con la punta nera, adornato da una copertura carnosa rosso-arancio. L'occo dai bargigli, invece, deve il suo nome alle escrescenze globulose che adornano il suo volto, sopra e sotto al becco, anche se le femmine ne sono sprovviste. Alcuni esemplari però, anziché avere le caruncole rosse, le hanno giallastre, e il che li fa somigliare all'occo becco giallo. In questo caso li si può distinguere osservando la coda. Quella degli occo dei bargigli è uniformemente nera, mentre quella dell'occo becco giallo presenta delle estremità bianche. Ancora più minacciati e considerati in pericolo critico di estinzione sono l'occo becco azzurro, endemico della Colombia settentrionale, che a differenza degli altri del suo genere ha la cera e le caruncole di colore blu. Il guan fischiatore, una rarità endemica del Trinidad, che prende il nome dal suono che emette. E il guan ali bianche, endemico del nord-ovest del Perù. Ha il becco azzurro-grigio con la punta rosa e la gola nuda color arancione. Esso si sveglia con la luce dell'alba ed emette un grido con cui delimita il suo territorio. E poi c'è il mitu-mitu o occo di Alagos, che si è addirittura estinto in natura, ma viene mantenuto in vita in cattività. Esso possiede una zona a forma di mezzaluna, costituita da pelle nuda di colore grigio sopra le orecchie, che è invece assente in tutte le altre specie di occo. Passando ai megapodidi, quelli in pericolo sono il tacchino di boscaglia di Weigeo, il megapodio delle Tonga, il megapodio della Micronesia, che con i suoi 30 cm di lunghezza è la specie più piccola della sua famiglia, e il maleo di Celebes, che ha la testa ornata da una sorta di casco nero e le cui uova la femmina le depone sotto la sabbia, quindi i piccoli dopo la schiusa si fanno strada fino a sopra di essa e già dopo pochi giorni iniziano a volare e diventano del tutto indipendenti, tanto che devono pure difendersi da soli dagli attacchi dei predatori. Tra i fasianidi in pericolo troviamo il pavone verde, il cui frammentato areale si trova nel sud-est asiatico. La sua livrea è sgargiante sia nei maschi che nelle femmine e tutti e due hanno il piumaggio del collo e del torace di un verde iridescente. Poi c'è lo speroniere di Hainan, che è il galliforme più raro di tutta la Cina, lo speroniere del Borneo, che popola terreni di pianura o bassa collina della foresta pluviale, resi impenetrabili dalle rampicanti e con il fondo umido, in cui facilmente riesce a trovare il suo nutrimento, ovvero insetti e piccoli vertebrati, che integra con del materiale vegetale. E l'argo crestato o rainardo ogellato, in cui le penne centrali della coda possono raggiungere 1,73 m di lunghezza e i 20 cm di larghezza. E infine il gallo della salvia di Gannesen, che possiede un collare bianco, mentre le piume della sua coda sono bianche a fasce nere, rigide ed appuntite. In pericolo critico sono invece le quaglie dell'Himalaya,
In realtà il Congresso Ornitologico Internazionale ha dichiarato questa specie estinta, ma secondo la UCN esiste la possibilità che delle popolazioni sopravvivano in aree remote. Gli odontoforidi in pericolo sono invece la quaglia boschereccia della gorgiera, o colino dal collare, e la pernice Inaan, che abita la parte bassa della foresta pluviale in Uganda e nella Repubblica Democratica del Congo. Dei numididi si annovera solo una specie più vulnerabile rispetto alle altre, ed è la faraona pettobianco, diffusa in Costa d'Avorio, Ghana, Liberia e Sierra Leone. Con la speranza che queste bellissime specie riescano a riprendersi resistendo alle avversità che le affliggono, vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine. Vi suggerisco inoltre, se non lo avete ancora fatto, di vedere anche il precedente per riuscire a comprendere meglio questi animali. Vi mando un saluto e a presto!